Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta del diavolo, amici dell'Ariete. Può essere un periodo con diverse tentazioni, potrei dire. Potrebbe essere un momento dove c'è come da esercitare il vostro potere personale. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link ai corsi gratuiti presenti sul canale, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Ah, c'è anche il link, ragazzi, per la promozione di luglio, è ancora attiva per circa 10 giorni. Bene, ok, allora partiamo con un 9 di bastoni, abbiamo un 8 di coppe, un cavaliere di coppe, abbiamo un fante di spade, un fante di coppe, un 9 di spade, e la sacerdotessa, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico del vostro periodo, di questo periodo. Se siete single, ragazzi, potete fermarvi con questa parte della lettura, perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Non importa il tipo di legame che vi leghi, andiamo semplicemente a vedere come evolvono le energie per la persona che vi interessa. Ah, tra l'altro, sono già uscite anche le letture Ruota del Destino. Io vi invito a incastrare quella lettura con questa. Allora, partiamo da questo 9 di bastoni, che di solito è una carta che mi parla di qualcuno che si sta difendendo, che ha alzato delle barriere. 9 di bastoni mi pare giusto. Queste forse sono un po' troppe, una sola, per piacere. E matto. Allora, qui potrebbe essere o che siate come in protezione all'inizio del periodo, perché con questo 9 di bastone ho come l'idea che vi stiate difendendo. Per qualcuno può essere il difendere il proprio bambino interiore, per qualcun altro potrebbe essere difendere i figli o difendere una relazione, un nuovo inizio, un qualche tipo di conoscenza potrebbe essere. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 2 di pentacoli e re di spade. C'è un 2 di pentacoli, ragazzi. Non vi nego che effettivamente potrebbero anche esserci due personaggi qui. Con questo 8 di coppe io ho la sensazione che stiate cercando qualcosa di più elevato rispetto a quello che avete trovato fino ad adesso o cercato fino ad adesso.
Effettivamente entra questo re di spade. Non so, io qui ho più l'idea che sia un proteggo me stesso e mentre sto cercando di elevarmi, mi viene anche da dire guarire queste ferite, queste barriere, se vogliamo, del 9 di bastoni, entra questo re di spade. Con questo 2 di pentacoli la cosa potrebbe iniziare come un gioco, per esempio, eh? Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Può anche essere per qualcuno con il matto e questo 8 di coppe che inizi effettivamente un viaggio, una ricerca. Lo sento molto, molto, cioè per poche persone, eh. Andiamo a vedere il cavaliere di coppa perché io sento che voi vorreste qualche cosa in più. 3 di bastoni. Secondo me c'è la voglia di andare oltre con questo personaggio. Sì, guardate, avete proprio il 3 di bastoni che è una carta di progetti. Quindi io credo che qualcuno di voi con questa nuova conoscenza potrebbe iniziare, come dire, a fantasticare su quello che potrebbe essere, su gli obiettivi comuni, su quello che è il potenziale della relazione. Andiamo a vedere però il fante di spade. 10 di pentacoli e 4 di pentacoli. Allora, se questo matto rappresenta i figli, come vi ho detto all'inizio, può essere che siate un po' titubanti con questo 2 di pentacoli nei confronti di questa nuova persona, perché magari potrebbe essere una persona che non ha esperienza con i bambini, non avete ancora affrontato l'argomento figli, quindi magari non sapete come la vede questa persona. Andiamo a vedere il fante di coppe. 6 di pentacoli e 8 di coppe nuovamente. Io credo ragazzi che qui dobbiate, perché l'otto di coppe ce l'avete 2 volte, quindi si tratta di una ricerca, si tratta di ricercare qualche cosa di più elevato. Mi viene da dire di non correre, perché qui si passa da un cavaliere di coppe a un fante di coppe. Quindi è come un non aspettatevi proprio le grandi cose in questi 15 giorni, ma effettivamente con questo fante di coppe qualche tipo di offerta potrebbe arrivare. Guardate, c'è anche un 6 di pentacoli al contrario. Io credo che sia un qualche cosa di come fosse un primo passo. Non è esattamente l'offertone, la chiacchiera, la predisposizione che ha questo cavaliere di coppe, è un fante, qualche cosa di più piccino. Però questo 8 di coppe mi fa ben sperare che ci sia la volontà di andare avanti e di cercare altro o di andare oltre, come vi posso dire. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo la carta della forza e un 10 di spade. È come se qualcuno di voi non avesse coraggio di chiudere un capitolo o di affrontare, potrebbe essere un capitolo, perché effettivamente qui abbiamo un fante, potrebbe anche essere la vostra esigenza di affrontare un argomento che secondo me ha a che vedere con questo 6 di pentacoli al contrario, cioè magari il fatto che le cose non sono lineari, non sono in equilibrio, qui c'è anche un 2
di pentacoli. Io credo che qualcuno di voi possa avere come un certo timore ad affrontare certi temi per paura a chiudere la relazione. Ecco, tenete presente che qua avete diavolo e fante di spade. Può essere, tra virgolette, utile monitorare la situazione, lo schema della relazione, perché con questa sacerdotessa che adesso andiamo a vedere riuscirete come a proiettare la relazione nel lungo periodo. Infatti avete un 7 di pentacoli e un re di pentacoli, quindi è come se vi dicessero che con la pazienza, con la cura del dettaglio, con quello che è il piano piano, giorno dopo giorno, arriverete a questo re di pentacoli. Quindi secondo me la cosa può essere molto più seria, più concreta, più stabile rispetto a come parte, perlomeno in questi 15 giorni, ragazzi, eh. Quindi qualcuno di voi potrebbe conoscere una persona nuova effettivamente. I segni zodiacali potrebbero essere Ariete, potrebbe essere Acquario, Bilancia, scusate, Scorpione, Cancro, poi ho un Leone e un Capricorno. Ok? Va bene, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Vediamo come si sviluppa la sua energia, poi cercherò di confrontare i due movimenti energetici, ok? Va bene. 8 di bastoni. 8 di spade, 4 di spade, il matto che avevate già qua, abbiamo un fante di spade, un 9 di spade, cinque di denari e 2 di spade. Oh wow. Allora ragazzi, io credo che questo 8 di bastoni faccia riferimento al vostro 9 di bastoni. Potrebbe esserci una comunicazione, per qualcuno c'è già stata perché siamo già oltre la metà di luglio. E probabilmente voi è da questa comunicazione che vi state come difendendo. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Asso di coppe. Imperatore. Datemi un'altra carta per l'asso di coppe. Cinque di spade e 4 di bastoni. Ai 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 ai. Allora, la sensazione che io, poi spero di sbagliarmi ragazzi, però l'idea che io è che questa comunicazione eh, possa riguardare i sentimenti o le intenzioni dell'altra persona. Io con tutte queste carte al contrario sento come se la persona non fosse sulla vostra stessa lunghezza d'onda, cioè come se non voleste le stesse cose allo stesso tempo, magari con tempi diversi. Credo che questa persona con questo imperatore sia abbastanza, come vi posso dire, sulla sua posizione, come se avesse preso posizione e di lì non si muovesse. Andiamo a vedere questo 8 di spade.
6 di spade. C'è un tema con i figli, però qua secondo me, ragazzi. È come se uno dei due, mago, 6 di spade e mago per l'8 di spade. È come se uno dei due potesse avere dei figli e quindi certi passi in avanti della relazione non possano essere fatti o non vogliano essere fatti, vuoi per proteggere i figli, che era un po' quello che vi dicevo anche qua all'inizio, potrebbe essere per proteggere il vostro spazio personale, la stabilità familiare. C'è come un qualche cosa che limita, se vogliamo, l'espressione amorosa di questo periodo. Il fatto che questa persona abbia l'otto di spade, credo che in questo momento pensi che le cose così come sono non possono evolvere più di tanto. Con questo 8 di spade io credo che la persona pensi di non avere più granché da poter fare o dire per riuscire a rimettere come in equilibrio questa situazione. Andiamo a vedere il 4 di spade. Regina di denari e cavaliere di coppe. In realtà ho la sensazione che siate voi ad essere in protezione e che questa persona vorrebbe anche comunicare di più, vedersi di più, affrontare certi temi con questo cavaliere di coppe. C'è come la voglia di un nuovo inizio da parte di questa persona, secondo me, ragazzi. Andiamo a vedere il matto, perché ce l'avevate già anche voi. Io credo che questa persona non si limiti a voler come una cosetta, una storiella. E regina di bastoni. Sì, allora, c'è un tema qua che è come se rallentasse la situazione, la relazione, la conoscenza, quello che per voi è. Io credo che questa persona voglia allontanarsi da questa posizione che secondo me fa riferimento al vostro sistema difensivo, qua con il 9 di bastoni. Io credo che qui si vorrebbe avere qualche cosa di più. Ma è come se anche l'altra persona non si fidasse, ragazzi. C'è qualche cosa che qua è in disequilibrio di cui bisogna parlare. Andiamo a vedere questo fante di spade. Eccolo qua scusate, il disequilibrio e sacerdotessa. Io credo che qua il problema sia che non riusciate a guardare nel lungo periodo. Allora, sia voi che l'altra persona avete la sacerdotessa, forse voi siete un po' più predisposti rispetto a questa persona, perché tutte e due avete una carta come che mi indica che le cose non sono completamente in armonia, che le cose non sono completamente in equilibrio. Da parte di questa persona c'è più fatica rispetto a voi a vedere la relazione nel lungo periodo. Vuoi anche perché vi dico che con questo 9 di pentacoli la persona, secondo me, tiene molto alla sua indipendenza. Potrebbe essere per questo motivo che qua abbiamo tutte queste carte. Andiamo a vedere il 9 di spade. Dieci di pentacoli e c'era anche qua. Io credo che qui il tema principale sia il creare una famiglia, che può essere io te abitando insieme, io te i miei figli, i tuoi figli, io te e il gatto, il cane, la mamma che deve stare con noi. C'è come una sorta di nucleo familiare qui che avete come paura di mettere insieme.
C'è di nuovo un 9 di spade con un 10 di pentacoli. C'è come qualche tema a livello familiare che potrebbe preoccupare questa persona. Andiamo a vedere il 5 di denari. Ho come la sensazione che questa persona non voglia compromettersi più di tanto, perché con questo 4 di bastoni potrebbe essere proprio l'andare a convivere, per qualcun altro con l'asso di coppe potrebbe essere il fare figli, creare qualche progetto insieme. C'è anche un 5 di spade qui. Ho un mago, quindi io sento che l'altra persona per certi versi vorrebbe iniziare, per altri ci sono come degli impedimenti che potrebbero essere esterni o mi viene da dire pratici, come problemi di distanza o cose di questo genere. Un'altra carta per il 5 di pentacoli. Uff. Torre 9 di bastoni. Ragazzi, io ho come la sensazione, allora, per qualcuno di voi questo 6 di pentacoli potrebbe rappresentare un divorzio che arriva, una separazione, ed è come se si stesse aspettando questo momento, questo passo, io sento. O meglio, l'altra persona è più quella che secondo me sta aspettando. Non credo che sia disposta a scendere a compromessi, come vi dicevo qui all'inizio, ha una posizione ben solida, è un po' come con questo diavolo se dicesse per me è così e non può essere altro che così, quindi come se fosse un qualche scelta condizionata o condizionante anche, se non è per questa persona potrebbe essere per voi. C'è un tema legato alla famiglia che non vi impedisce di vivervi, che non vi permette di vivervi la relazione a pieno in questo periodo. E devo dire che con questi due 10 di pentacoli potrebbe proprio essere un tema familiare, come vi spiego? Io sento che se fosse una questione familiare entro la fine del periodo si risolve, anche se vi dirò che a questa persona cadranno un po' le certezze con questa torre. C'è un 5 di denari e io credo che potrebbe essere delusa perché tutte le illusioni, i pensieri, le aspettative che aveva prima effettivamente potrebbero essere deluse. Io non lo so che cosa si stia aspettando questa persona da voi, o meglio, sì, lo so. E io credo che questa persona abbia voglia di divertirsi, di stare insieme, però è come se ci fossero altre priorità che vi portano probabilmente lontano con questo 8 di coppe. C'è come da portare pazienza per questo periodo e la persona un po' frigge, secondo me. Abbiamo un 2 di spade, andiamo a vedere. Guarda, ve lo metto qua perché sennò non si vede. Andiamo a vedere anche questo 2 di spade. Una carta per piacere, grazie per il 2. Carro. È come se questa persona non sapesse se andare o stare, ecco. Cioè, perché io credo che entro la fine del periodo con questo 5 di pentacoli e la torre possa effettivamente portarsi a casa un... Sapete quando si casca dal pero? Ecco, è un po' questa sensazione, secondo me. Sarà un po' disillusa questa persona. Voi qui avete anche un 10 di spade. Non lo so, come l'idea che qualcuno di voi potrebbe addirittura allontanarsi e quindi qui mi spiegherei perché la persona resta un po' così a bocca asciutta, diciamo, a bocca aperta. Quindi ragazzi, sento che entrambi avete i fanti di spade con questo diavolo, può essere un periodo dove sarà il caso di monitorare l'evoluzione della relazione. Ho come la sensazione
che per X motivi entrambe siate un po' titubanti, sinceramente. Forse voi vorreste qualche cosa in più, però vedendo che l'altra persona è un po' ferma sulla sua posizione, vuole fare le cose, diciamo così, alla leggera. Ah, non vi nego che potrebbe essere solo divertimento e per l'altra persona avendo il diavolo. Però è un po' come se foste non proprio appagati, se vogliamo, da questi 15 giorni. Io credo che molti di voi potrebbero cercare come vie alternative. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo come termina la lettura. Quanti? Fotografia, e qua vi dice di creare come nuove memorie. Vi parla di nostalgia, in realtà non ho neanche una luna, il che è positivo, però può essere che stiate ripensando come ai vecchi tempi. Poi abbiamo autoindulgenza e vi dice di focalizzarvi su voi stessi, vi dice che è tempo di guarire e di fare il lavoro delle zone d'ombra. Abbiamo la tazzina di caffè e vi dice, vi parlo di amicizia qui, di incontri, di conversazioni. Ne avete qua di possibilità, effettivamente. E poi abbiamo la carta del paradiso che parla di felicità, espansione, gioia e di piacersi l'un l'altra. Quindi secondo me un sentimento di base c'è un qualche cosa, il punto è trovare come una via comune di comunicazione. Cari amici dell'Ariete, fatemi sapere se la lettura vi risuona, scrivetelo nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, oppure nella sezione degli abbonati si fa lo stesso lavoro che faccio nelle sessioni individuali. È un po' meno specifico perché ovviamente non è personalizzato, però si parla anche lì delle credenze limitanti. E in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di traumi, di chakra, di campo energetico, di terzo occhio, di sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, decenni in realtà, di studi esoterici che io sto condensando e sto mettendo a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4, ok? Perché ce ne sono due che sono sdoppiate, una è 3A e l'altra 3B. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!